Porta Grande fu realizzata verso il secondo decennio dell'Ottocento e rappresenta il principale accesso al parco di Capodimonte. Il suo ampio cancello d'ingresso, con 2 garitte laterali, originariamente destinate alle guardie del re, introduce nell'ampio e panoramico promontorio intorno al Palazzo Reale, attuale museo e gallerie nazionali di Capodimonte. L'intera sistemazione dell'area fu ordinata dal re Umberto I di Savoia che, verso il 1885, fece trasferire, rimontare e restaurare dall'artista Antonio Belliazzi questo antico gruppo scultoreo proveniente dalla fontana della Reale Fruttiera del Giardino Torre, un giardino posto al confine nord del parco. L'inserto di fiori e di frutti che decora il monumentale gruppo marmoreo è di particolare pregio. Giardini del Palazzo Reale, lo spianato. L'odierna configurazione rappresenta l'ultima stratificazione, sia nell'impianto vegetale sia nel disegno, iniziata dalla fine del Settecento, quando l'area era ancora destinata al pascolo, alla coltivazione, al transito e separata dal Real Bosco da una strada pubblica. Verso il 1818 fu ultimata la cinta muraria che aggregò lo spianato al bosco, dando unità al sito reale. L'attuale assetto vegetale è meno ricco di specie e cromaticamente più uniforme rispetto alle diverse sistemazioni che, nell'Ottocento, ridussero il pianoro in un giardino tra i più rappresentativi del parco, con entità vegetali rare e pregiate e con una gran quantità di fiori, oggi totalmente scomparsi. Maneggio. Fu realizzato verso il 1833, durante il regno di Ferdinando II, ed era cinto da una spalliera di lauro ceraso. Oggi è utilizzato per esercitazioni dal reparto di Stato della Polizia a Cavallo, che ha sede nelle antiche scuderie. Porta Piccola. Fu realizzato alla fine del secondo decennio dell'Ottocento come Porta Grande, durante l'edificazione della nuova cinta muraria. Le 2 garitte laterali furono costruite successivamente, nel 1835 circa. Le aree a verde nelle adiacenze di Porta Piccola e delle scuderie, ridotte a giardino all'inglese intorno al 1839, hanno subito molte alterazioni nel Novecento. Gran parte dell'area è occupata da un parcheggio e molta vegetazione è di recente impianto. Sono presenti inoltre piccole aree a bosco dominate dal leccio e un esemplare isolato di Braea armata, una palma proveniente dalla California, l'unica presente nel parco. Fabbricato scuderie. L'impianto complessivo dell'edificio è sostanzialmente il prodotto di un'ampia trasformazione attuata tra il 1837 e il 1839 sull'antico edificio a corte denominato Casa Piccola Acquaviva, già dal 1827 destinato a scuderia e ad abitazione dei cocchieri. L'architetto Tommaso Giordano progettò la ristrutturazione e l'ampliamento della vecchia scuderia, prevedendo la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica intorno a un secondo cortile, posto alle spalle dell'antica costruzione. L'edificio, che ha subito successive ristrutturazioni soprattutto nella distribuzione interna e nella destinazione d'uso, conserva al piano terra l'antica stalla, un lungo ambiente coperto a volta che occupava l'intero fronte nord dell'edificio. Casino dei Principi. L'impianto originario dell'edificio è preesistente al Palazzo Reale ed era di proprietà dei Carmignano Marchesi di Acquaviva, come rammentano molte guide storiche, che lo descrivono come uno dei più bei casini di villeggiatura esistenti sulla collina di Capodimonte. Il possedimento degli Acquaviva era molto vasto e includeva, oltre a questo casino nobile, denominato Casa Grande, anche la Casa Piccola, 2 giardini di delizie e un ampio podere agricolo. Nel 1826 la Casa Grande di Acquaviva fu destinata dal re Francesco I a sede dei Reali Principi. Per la nuova destinazione d'uso subì ampie modifiche strutturali e distributive, ultimate verso il 1828.
I lavori furono eseguiti sotto la direzione dell'architetto del Real Sito Tommaso Giordano, che provvide anche a migliorare l'accesso all'edificio. Giardino dei Principi. All'epoca era interamente murato e, sebbene disegnato secondo il gusto all'inglese e con molte piante esotiche, includeva anche una fruttiera, un agrumeto e, a mezzogiorno del casino, un'ampia vigna ed una pipiniera, ossia un vivaio. Accanto al casino fu realizzata anche una stufa dei fiori, ovvero una piccola serra, tuttora esistente, per il ricovero e la riproduzione di specie molto pregiate, che fu modificata e sopraelevata durante il tardo Ottocento. Proseguendo verso nord-est, il giardino digrada bruscamente attestandosi lungo il muro di cinta alla quota della strada dei Ponti Rossi. Qui, nel 1840, fu aperta Porta Colletta, oggi murata. Il fabbricato Colletta, attualmente destinato ad abitazione, scavalca la strada dei Ponti Rossi e, sebbene non denoti episodi di particolare interesse architettonico, è certamente rilevante sotto il profilo tipologico. È un volume stretto e allungato che, per la presenza della strada, è suddiviso in corpi indipendenti, al piano terra e all'ammezzato. Il piano superiore, con accesso anche dal Giardino dei Principi, accoglie una terrazza panoramica. All'edificio è annesso il cosiddetto Giardino Colletta, una piccola area verde sottoposta alla quota del parco e aderente al muro di cinta, con alberi fruttiferi e agrumi. A seguito dei danni di guerra, il complesso palazzotti è stato parzialmente ricostruito e solo l'edificio adiacente a Porta Grande, il meno danneggiato e destinato ad abitazioni, conserva qualche testimonianza antica. I 3 casamenti che lo costituiscono erano anticamente chiamati Casa Rondino o Rondini, Casa di Lucca e Casa Marigliano e furono probabilmente acquisite dalla Casa Reale durante il decennio francese.